Salve a tutti, oggi non abbiamo nulla da costruire, oggi dobbiamo risolvere un problema dei commenti, perché in tanti mi chiedete come funziona l'indicatore dei filetti e la sua dinamica di funzionamento, insomma. E rispondere nei commenti è abbastanza difficile perché è abbastanza complessa come risposta. Dire di no mi dispiace. Allora ho pensato di fare un video che può servire sia per chi vuole capire il funzionamento, sia per chi vuole costruire un indicatore e sia anche per chi non vuole fare nulla, però ci sono alcuni filetti che si possono fare senza indicatore e alla fine vi indicherò quali sono. Ora ci mettiamo al PC, che così scrivendo e leggendo forse è più comprensibile. Andiamo. Ecco che siamo al PC. Inizieremo subito con una premessa che avevo già scritto. Ecco, copia e incolla. Ecco, noi dobbiamo trovare il punto di intersecazione comune tra avanzamento utensile dato dalla madre vite e il filetto da eseguire. È tradotto anche in inglese. We need to find the common intersection point between the tool feed, given by the lead screw, and the thread to be made. Andiamo avanti con questo altro concetto. Ecco, ogni giro di madre vite corrisponde ad un preciso avanzamento in base al passo e ad un singolo dente della ruota indicatore. Each turn of the lead screw corresponds to a precise advancement based on the pitch and a single tooth of the indicator wheel. Ecco, ho preparato una semplice tabella di Word e adesso allarghiamo un pochino che stia nell'inquadratura, ecco così. Questa è la colonna dei filetti che dovremmo calcolare nel suo sviluppo in millimetri. Questa è la colonna della madre vite, in questo caso è un passo 3 e qui il suo sviluppo. E alla fine la colonna dei denti che dobbiamo realizzare perché ci sia una congruenza tra il passo e la madre vite. Inizieremo subito con un passo molto fine, quindi mettiamo 0,5 per... Ecco, adesso qui dobbiamo trovare un multiplo che faccia diventare questo numero pari a quello della madre vite o un multiplo. Useremo la calcolatrice che facciamo prima, quindi facciamo 0,5 per, proviamo con 2 non va bene, con 3 non va bene perché siamo sotto, con 4 nemmeno, con 5 nemmeno, con 6 va bene, ecco, 6 filetti fanno 3 mm di lunghezza praticamente. E va benissimo con la nostra madre vite di 3 mm. Quindi scriviamo per 6 e qui ci mettiamo lo sviluppo che sarebbe 3 mm. Quindi la nostra madre vite è 3 moltiplicata per 1, in questo caso, ci dà 3 mm e guarda caso la distanza che compie il filetto è identica a quello della madre vite di un giro. Quindi qui mettiamo un dente della ruota dell'indicatore. Passiamo a 1 millimetro per, in questo caso è facilissimo perché possiamo fare già direttamente 3, è matematico, ci dà 3 mm. Qui il calcolo diventa lo stesso, 3 per 1, lo sviluppo è sempre 3 mm, i denti della ruota dell'indicatore è sempre 1. Ok,
Andiamo avanti, facciamo 1,25, che è praticamente il passo della vite MA di 8 mm, qui dobbiamo calcolare, allora 1,25 proviamo subito col 2, non va bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il 12 va bene perché è un 15, quindi 15 è un multiplo di 3 e va benissimo per noi, va benissimo. Quindi scriviamo 1,25 per 12 mi dà 15 mm e la nostra madrevite è 3 per 5, 15 mm. E guarda caso sono pari, quindi sono sincronizzati. In questo caso per fare 15 mm sono 5 denti. E andiamo avanti così. Qui facciamo l'1,5 per 1,5 per 2, va già bene, fa già 3 mm, quindi 1,5 per 2 mi dà 3 mm e la nostra madrevite 3 per 1 mi dà sempre 3 mm. Per fare i 3 mm basta un solo dente di ruota indicatore. Andiamo avanti ancora. Facciamo l'1,75 per, allora 1,75 per, cominciamo col 3, non va bene, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, questo va bene perché 21, la nostra madre vite è 3 mm, 3 per 7 è 21, quindi è un multiplo e va benissimo. Quindi 1,75 per 12 mi dà 21 mm che corrisponde alla nostra madrevite di 3 per 7 giri e fa 3 per 7 21 mm. In questo caso serve il settimo dente della ruota dentata, 7. Andiamo avanti, facciamo il 2 mm per 2 per 2 non va bene, 3, 2 per 3 va già bene, quindi scriviamo 2 per 3 che fanno 6 mm, la nostra madrevite 3 per 2 e sempre il 6 mm. In questo caso bastano 2 giri, quindi 2 denti, il secondo dente della ruota indicatore. Passiamo al 2,5 per 2,5 per 2, non va bene, 3, 4, 5, 6, il 6 va bene, mi dà 15 e 15 è un multiplo di 3. Allora 2,5 per 6 mi dà 15 mm, la nostra madrevite è 3 per 5 e sono sempre 15 mm, quindi quinto dente della nostra ruota. Andiamo avanti, facciamo un filetto di 3, questo qui è semplicissimo perché è pari alla madrevite, quindi 3 per 1
mi dà 3 mm, la nostra madrevite 3 per 1 da 3 mm, e qui basta un solo giro di madrevite, quindi il primo dente. Ecco, abbiamo visto tutti i filetti che sono sincronizzati praticamente con il passo della madrevite. Questo è pari questo, questo è pari questo, questo è pari questo. Ecco, qui vi ho scritto: ora dobbiamo calcolare una ruota con numero di denti che accomuni tutti i risultati, questi, e che ritorni su se stessa ad ogni giro completo. Lo mettiamo nel traduttore, così. E sentiamo cosa dice in inglese. Now we need to calculate a wheel with a number of teeth that matches all the results and that returns to itself every complete turn. Ve lo faccio risentire perché questo passaggio è molto importante. Now we need to calculate a wheel with a number of teeth that matches all the results and that returns to itself every complete turn. Bene, facciamo un copia e incolla, ritorniamo alla nostra tabella e possiamo addirittura scriverlo qua sotto, così chi vuole fare un fermo immagine, ecco. Dunque, la ruota che può accomunare tutti i denti non esiste. Non esiste perché abbiamo un numero che distacca da tutti gli altri e servirebbe una ruota con 21 denti per essere un multiplo di questo. Quindi questo qui purtroppo dobbiamo eliminarlo. Facciamo così e non considerarlo nella nostra ruota. E se dovesse servire assolutamente, bisogna creare una seconda ruota con 21 denti o 28 denti, un multiplo di 7. Per gli altri numeri invece sono abbastanza banali, quindi potremmo usare sia un 20, perché 2 per 10 fa 20, 5 per 4 fa 20, potremmo usare una ruota di 20 denti oppure di 30. Io nel mio caso ho usato una ruota di 30 per poter arrivare alla dimensione giusta, per avere un giusto rapporto tra ruota e madrevite. Per chi ha per esempio un filetto con madrevite di 6, tanto per intenderci, che diventerebbe una ruota molto grande, basta una ruota di 20 in questo caso. Quindi andiamo a scrivere. Sotto qui andiamo a scrivere ruota con 20, 30 denti. Questo va a discapito di chi lo fa e come pensa che sia meglio nel suo tornio. Io ho dovuto farla per forza di 30 perché nella mia madrevite c'è una scanalatura a tutta lunghezza. Questa è la madrevite del mio tornio, con passo 3, e come ben si vede c'è la scanalatura a tutta lunghezza, e per quello che la mia ruota dentata vuole abbastanza avvolgente e spessa da poter superare questo ostacolo, altrimenti si incepperebbe in questa gola. E sono stato costretto a farlo di 30. Ma 30 per una barra di 3 mm è anche la giusta dimensione. Ripeto, per chi ha una barra con un passo molto lungo è sufficiente un 20 denti. Vi sarete accorti che ci sono tanti numeri dove basta un solo dente. Questi denti praticamente
non vanno indicati nell'indicatore perché possiamo ingranare dove e quando vogliamo. Ogni dente è buono, ogni giro di madre vite è buono. Quindi per chi non ha l'indicatore e non ha intenzione di usarlo o di crearlo, si noti questi filetti, si noti dove serve un solo dente, dopo lo riscriviamo magari, perché qui si può usare la macchina direttamente senza usare l'indicatore e va sempre bene in ogni modo. Per gli altri denti invece adesso facciamo un'indicazione, lo scriviamo sotto qui. Dunque abbiamo delle posizioni da 5 e una posizione, abbiamo una di 5, una di 5 e uno di 2 praticamente. Quindi su una ruota da 30 denti scriviamo ruota 30 denti, basta fare indicazione solo solo ogni 5 denti. Quindi faremo un indicatore con 5 step per volta, quindi diventerà 5, 10, 15, 20, 25 e 30, che sarebbero 5 denti, 10 denti, 15 denti fino al termine della nostra ruota. Il 30 sarebbe anche lo 0, perché torna su se stesso ovviamente. Io nel mio indicatore, per non stare a scrivere tutti questi numeroni, ho scritto 1 che è corrispondente al 5, 1 vale 5, ho scritto 2 che è pari al 10, sarebbe 2 per 5, 10, ho scritto 3, qui ci ho messo il 4, qui il 5, 5 per 5 è 25, e qui ci ho scritto il 6, che sarebbe sempre lo 0, quindi 6 per 5 è 30. E questo ci viene più comodo scriverlo sull'indicatore perché è più semplice. Infatti adesso ve lo metto qui. Ecco, adesso con i filetti pari a 5 step possiamo incastrarci in tutte le posizioni, mentre invece questo da 2 dobbiamo rispettare i numeri pari, quindi il 2 che sarebbe 10, il 4 e il 6 che sarebbe il 30. Essendo pari torna tutto sincronizzato. A questo punto vi conviene costruirvi una tabella da applicare nelle vicinanze del tornio, così che ogni volta che serve un filetto particolare si va a vedere il suo riferimento e consapevoli del fatto che tra il filetto di 0,5 e il filetto di 1 ce ne sarebbero altri 3 o 4. Nella mia tabella ho scritto anche quelli, ho contemplato anche quelli. Però difficilmente si usano perché sotto il millimetro di solito si usa la filiera, via. Bene, ora facciamo un'altra tabella, questa volta cambiamo la madrevite di 3, mettiamo la madrevite di 4 mm come passo e vediamo cosa cambia e se cambia qualcosa. Cominciamo sempre dallo 0,5, 0,5 per, calcoliamo,
0,5 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 va benissimo perché è un 4. E 4 mm è praticamente il passo della nostra madrevite. Quindi 0,5 per 8 spire fanno 4 mm. La nostra madrevite in questo caso è 4 per un solo giro compie 4 mm di avanzamento. Quindi nella nostra ruota un dente è già sufficiente. Andiamo col filetto di 1. Questo è molto semplice da fare. Per 4 facciamo prima e sono sempre 4 mm. Qui è sempre 4 per 1, mi dà sempre 4 mm di avanzamento e basta sempre il solito giro. Qui facciamo 1,25, facciamo 1,25 per, cominciamo col 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 va bene perché è un 20 e il 20 è un multiplo di 4. Quindi 16 giri, 16 spire di filetto fanno 20 mm e la nostra madrevite è 4 per 5 mi dà 20 mm pari pari. Quindi qui serve il quinto dente sempre. Proviamo con la 1,5 per 1,5 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'8 va già bene, è un 12, 4 per 3 12, quindi 8 spire di filetto corrispondono a 12 mm e la nostra madrevite che è 4 per 3 sono sempre 12 mm, quindi qui basta 3 giri di ruota e quindi il terzo dente. Andiamo 1,75 1,75 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4 per 7, 28, 28, quindi 16 spire. 16 sono 28 mm, 4 per 7 sono sempre 28 mm, quindi il settimo dente. Abbiamo sempre il problema del 7, sempre. È una costante. Andiamo col 2, questo è molto facile. Per 2 mi dà 4 mm. Il 4 per 1 mi dà sempre 4 mm. E qui basta un solo giro e un solo dente. 2,5. Proviamo il 2,5 dove andiamo a parare. 2,5 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 va bene. Allora 2,5 per 8 spire
fanno 20 mm, la nostra barra che è 4 per 5 sono sempre 20 mm pari pari, quindi in sincronia perfetta. Quindi il quinto dente, poi abbiamo il filetto di 3, per 2, 3, 4, 4. La quarta spira va bene 12 mm. Allora, il filetto di 3 per 4 mi fornisce 12 mm. La nostra barra 4 per 3 mi dà sempre 12 mm. Quindi servono 3 giri per questo. Siccome che la barra è di 4 possiamo anche allungare. Proviamo a fare 3,5 per 3,5 per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 per 7, 28. Diventa un filetto bastardo anche questo. Quindi 3,5 per 8 mi dà 28 mm e la nostra barra è 4 per 7 sono 28 mm, quindi settimo giro, settimo dente. Anche questo diventerà un filetto bastardo. Possiamo già mettere l'asterisco, come possiamo metterlo qui. Dove è finito? Qua. Ok. Il filetto di 4, che chiaramente è più semplice perché è pari alla madre vite, per 1 mi dà 4 mm e 4 per 1 sono sempre 4 mm. Quindi qui basta un giro. Allora vediamo un po' i risultati. Abbiamo 1, 2, vi faccio vedere con la matita che si vede meglio, 1, 2, 3, 4 filetti che possiamo fare senza indicatore oppure in qualsiasi posizione, quindi non importa che indichiamo nulla, perché tanto possiamo ingranare quando vogliamo a nostro piacimento. Poi abbiamo una 1 e una 2 di 5 che potrebbe andare bene sempre un 30 come ruota, e abbiamo questi 2 di 3 che va sempre bene il 30, quindi anche qui una ruota di 30 va più che bene. Ruota con 30 denti va bene come multiplo di 5 e come multiplo di 3. Purtroppo abbiamo sempre lo stesso problema di questi 7, che anche qui dovremmo fare una seconda ruota di 28 denti o di 21 e comunque un multiplo di 7. Anche qui potete fare un fermo immagine e scaricarvi la vostra videata, così vi rimane e sicuramente vi fa comodo. Poi per gli altri passi basta solo fare lo stesso calcolo sviluppato sulla madre vite, sul passo della madre vite che avete nella vostra macchina. Ecco, ora come promesso vi dirò quali sono i filetti che si possono fare senza l'uso dell'indicatore. Quindi scriviamo filetti senza uso indicatore. Vediamo quali sono. Anche qua abbiamo fatto un copia e incolla. Threads without indicator use. Torniamo a sentire. Threads without indicator use. Ecco, perfetto. Facciamo copia e lo introduciamo qui di fianco, lo mettiamo. Ecco, qui vi ho scritto passo madre vite. Allora, partiamo dal presupposto che
tutti i sottomultipli diretti possono essere eseguiti senza l'uso di indicatore. Allora cominciamo col passo di 2 mm, quindi scriviamo 2 mm. Con questo passo possiamo fare i filetti 0,5, facciamo così, ci mettiamo in mezzo la lineetta, 1 mm e 2 mm. Col passo 3 mm possiamo fare 0,5, 1, 1,5 e 3 mm. Col passo 4 mm possiamo fare 0,5, 1, 2 e 4 mm. Con la barra di 5 mm possiamo farlo 0,5, 1, 1,25, 2,5 e 5. Col passo 6 mm 0,5, 1, 1,5, 2, 3 e 6 mm. Ecco, questi sono tutti i filetti che si possono eseguire in base alle sue barre, naturalmente, che si possono eseguire senza l'uso dell'indicatore, perché possiamo ingranare quando vogliamo e troviamo sempre la sincronia perfetta. Ecco, questa è la ruota e un 30 denti, la sua rotellina, il suo supporto. Ed eccolo montato con la sua basettina colorata come tornio. Ecco, vi ricordo sempre l'importanza di poter arrivare con l'utensile vicino alle facciate. E sganciare la madrevite ci permette di fare questo, che altrimenti sarebbe impossibile perché non facciamo in tempo ad uscire, non facciamo in tempo. Bloccare il tornio non è una cosa logica. La logica è sganciare la madrevite e con calma ritornare indietro. E naturalmente poter fare dei filetti nelle dimensioni che vogliamo, perché per esempio una filiera da filettare questo pezzo non esiste. Sul 23 mm un passo di 1 mm per esempio, e invece in questo modo possiamo fare i filetti dove vogliamo, quando vogliamo e sfruttarli fino al massimo. Proviamo a fare un filettino. Adesso io con calma stacco lì con tutta calma, poi arretro dopo, torno indietro, avanzo un po' di più, così, e torno ad andare avanti. Si sta avvicinando, ecco, con tutta tranquillità io sgancio la madrevite e ho tutto il tempo per tornare indietro, che altrimenti non ci sarebbe questo tempo.
questo è solo un esempio praticamente, però già da così si capisce come il filetto possa essere fatto solo in questo modo. Per chi volesse vedere il video dell'indicatore, vi metto il link in alto e ve lo metto anche sotto tra le descrizioni, così potete prendere qualche spunto. Il video sta giungendo verso la fine, spero che possa essere utile a qualcuno. Sicuramente non è il video per i professionisti, perché loro sanno benissimo cosa fare o cosa non fare, e più che altro è un video mirato alla gente che ha appena comprato il tornio, magari non sa ancora come usare l'indicatore, oppure non ce l'ha e ne ha sprovvisto la sua macchina e se lo vuole costruire, e magari con qualche nozione in più acquisita magari riesce a farselo. E niente, noi ci sentiamo alla prossima avventura, buon indicatore a tutti e alla prossima, ciao ciao!